Perfetto, dovremmo essere in onda. Buonasera, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della Finestra sul Salotto. Questa sera è versione ancora USA, oltreoceano. E avete già visto, come sempre, Roberta, alla quale diamo il benvenuto, la nostra traduttrice ufficiale. Ciao Roberta. Questa sera torna a parlare in inglese perché vedete questo nostro ospite. Avrete visto dall'altra parte, è un attore, è un produttore americano di cui vi parlerò diciamo adesso a breve, molto molto diciamo conosciuto, bravo, di un genere di film particolare. E quindi direi di iniziare subito col presentarlo. Adesso poi Roberto fa la traduzione. Due parole in inglese provo a dirle io, questo è un gesto insomma un po' per ringraziarlo dell'opportunità. Il suo nome, signore e signori, è Dan Yager. Hi Dan, welcome. Thank you, Antonio. It's nice to be here. Thank you, Dan. Hi, Dan. Dan Yager, it's correct? Or Dan? Yes, Dan, perfect. Dan Yager. Okay. Welcome to our talk show, The Window Through the Living Room. I am so glad to have you here tonight, because in Italy it's like midnight. You are in afternoon, giusto? 5 o'clock? Yeah. Yes, okay. So I apologize for my bad Italian, and but Roberta will translate. So good. Okay. Roberto will save us. Hopefully, yeah. Yes, Roberta saves me, and every come dire, ogni volta, every time. Every time. Okay, il mio inglese è terribile. Poi scusate, a mezzanotte è ancora più difficile. Benissimo Dan, adesso Roby, partiamo magari subito col presentarlo. So che ha avuto anche poco tempo per informarti, perché è un'intervista che ci ha concesso diciamo a ridosso, e quindi abbiamo dovuto prepararla in tempi stretti. Noi non abbiamo una produzione e dobbiamo fare diciamo tutto da noi, no? Dalla A alla Z. Allora, Dan Yager è un attore conosciuto perché soprattutto per un film che è un cult, ha fatto un po' la storia del cinema americano. Per chi ama questo genere lo conoscerà sicuramente. Il titolo originale si chiama The Texas Chainsaw Massacre, spero che sia 3D, che è stato girato nel 2013. In Italia è uscito con la traduzione di Non aprite quella porta. Adesso, dicendo questo titolo, sono sicuro che tantissimi, anche chi non l'ha visto, il titolo lo conosce. È di quel, diciamo, serial killer che con quella motosega andava in giro a mietere vittime con, diciamo, quelle maschere che si metteva fatte di, diciamo, di pelle umana. È inquietante, ma è un cut, bravissimo. Quindi se vuoi dire intanto a Dan che magari parleremo prima di un pochettino di questo film che era un po' consacrato. Okay, Dan. Antonio was just explaining that you are an actor, of course, and you are especially known here in Italy for your movie Texas Chainsaw, which is the best known here in Italy, and with your character of Leatherface. Yeah, that's it so far. Do you want to? Yeah. He was just introducing you to the public, let's say. Yeah, I'm known everywhere now as Leatherface. Yeah, once you're Leatherface, that's it. Che è famoso in tutto il mondo praticamente per questo personaggio. Yes. Allora, ma Dan, la prima cosa che ti volevo dire, io so che sei anche un regista e produttore, giusto, se vogliamo dirlo, e so che hai con un socio hai una casa di produzione cinematografica. Se vuoi dirci il nome, magari 2 parole di che genere tratta prima di entrare nello specifico. Se vuoi dirlo. Yeah, beside an actor, you're also a director and a producer, and you have also a company of your own with also with a friend of yours, or I don't know if you want to talk about this movie company of your own. Sure, Bad Anger Pictures. I started it just on my own, and have since taken on
a couple of partners. You know, making movies is always a collaborative effort. Yeah, we have, you know, a few feature films in development. I hope to get to direct, uh, at least some of them. I would never call myself a producer. Producing is hard, very hard. Questo ho capito, But produrre è molto difficile. Sì. I do write. I've written all the scripts, so anyway. Ok. Sì, appunto, come hai capito, è difficile produrre, lui preferisce scrivere, quindi È un immagino writer, è un writer. sceneggiature, non so, cos'altro vuoi chiedergli? No, Sì, niente, bad volevo anger, dirgli, questa qua società. sì, non ho capito. Allora, volevo chiedere a Dan questa cosa, se vale anche per lui. Allora, io gliel'avevo detto, I love horror movie since I was young, since I was child, ok? Da quando ero bambino. Ma la domanda che voglio fare a Dan, se anche per lui la stessa, più ho paura e più vado incontro alla paura, cerco di guardare, non so, io ho paura, non so, delle cose sovrannaturali, più guardo i film che riguardano il sovrannaturale. Non so, un esempio, come mai in noi, secondo lui, noi esseri umani, c'è questa tendenza un po' masochista di cercare, abbiamo questo desiderio, quella voglia della paura, anche se la teniamo. Non so, chi ha paura di topi magari guarda i film dove ci sono topi, ratti per esempio, no? I serpenti. Ecco, secondo lui, che è un attore appunto esperto, come mai, come spiega questa cosa e se vale anche per lui, nonostante lui faccia questi film horror, se comunque quando li guarda li gira, comunque anche lui ha, diciamo, un pochettino paura di questo genere, o se ha delle fobie magari, no? E tu dici uno che gira questi film è al di sopra delle parti, no? Non è come noi comuni mortali, tra virgolette. Se vuoi, hai capito? Adesso se può magari spiegarci questo punto. Okay, Antonio was asking that he has been a fan of horror movies since he was a child, and in particular, he wants to ask you: the more you're scared about something, and the more it's sort of that you're looking for it. That's a strange thing that we human beings have. I don't know if it's the same for you as well. Maybe you have a particular fear towards something, and you're really looking forward to it. And I don't know, you watch movies about this particular thing, or I don't know if you share this vision. E come spiega questa paura di noi esseri umani di andare incontro alla paura, vederla, cercarcela? Sì. I don't know. Yeah. Yeah, well, you know, I've been a horror fan all my life since I was, you know, 5 years old. I remember watching horror movies on TV. Me too. My greatest fear, I think, well, I think I'm somewhat claustrophobic, and I have a fear of heights, and so I avoid movies about that stuff. There are a lot of them too. So you Yeah, avoid. yeah, you know, there was, yeah, those. Actually, I like the ones that toy with it, but some of them are just too much. You know, the one about the guy trapped. Well, it wasn't really a horror movie. Yeah, but there are a few probably of them. because one thing is to watch a movie about something that you're scared of, and another thing is producing it. And Yeah. Well, and you know, fears are fairly universal. It's the one thing all humans share. You know, it's we're all afraid of the same things. We don't think the same things are funny. You know, but we are scared of all the same things, and so it's a universal genre. And you know, it's fear is the greatest motivator. You know, that was the one thing I figured out playing Leatherface. Most monsters you see in movies are motivated by
anger, hatred, you know, those negative emotions. Leatherface is motivated by fear. He is afraid of everything. And it makes him that much more dangerous. You know, don't corner a wild animal. You know, as soon as you make them afraid, they become very dangerous. You know, even a house cat is Yeah. a worthy adversary when they're scared. You know. Ok, I translate, otherwise I don't Oh remember. yeah, I go Yeah, on. no, ha detto praticamente che sì, anche lui è sempre stato un grandissimo fan dei film horror e praticamente una paura particolare lui ce l'ha nei confronti dell'altezza, sì, dell'altezza ed è claustrofobico. Però dice che appunto le paure bene o male sono universali, cioè quelle più tipiche. La maggior parte dei mostri sono mossi, diciamo, vabbè, provano emozioni negative e la paura però è una grande motivazione. La maggior parte dei suoi personaggi sono mossi dalla rabbia, dall'odio, Leatherface in particolare dalla paura e proprio per questo diventano più pericolosi loro stessi. Certo, certo, è vero, questo sì, esatto. Soprattutto No, poi io gli ho perché chiesto perché tu gli avevi chiesto la domanda secondo la quale noi noi cerchiamo abbiamo paura, quello la di cui cerchiamo. abbiamo paura, esatto. No, lui ha detto che in realtà ha evitato di fare film sulle sue paure, però giustamente dicevo una cosa è guardare i film che ti fanno Un'altra, paura, un'altra cosa è farli, giustamente. Quindi li ha chiaro. evitati perché li doveva fare lui, quindi è chiaro che è un po' diverso. Ok, ok. Ok, Dan, thank you, Dan. If you agree with me, we can speak a few minutes about the Texas Chainsaw Massacre, the movie. Okay, for a few people that doesn't know that doesn't watch this big movie. Okay, Texas Chainsaw Massacre è un sequel, giusto? Adesso poi lo dirai, Roberta, del primo. Cioè l'originale è stato fatto nel 1974, no? L'originale è da un regista, uno dei più bravi del settore, Toby Hooper. Dopodiché hanno fatto appunto parecchi sequel, ok? Tra cui quello che ha fatto Dawn. Se puoi chiedergli questo, prima della trama, so che lui ha conosciuto Toby Hooper, perché Toby Hooper è un genio veramente in questo campo. Com'è stato diciamo, il suo incontro, questa conoscenza con questo grande regista, e se poi gentilmente magari vuole raccontare so, in qualche minuto quello che gli serve, un po' in modo generico la trama di questo film, cioè chi è soprattutto il suo personaggio, magari senza dire il finale, per far capire a tutti appunto chi è il personaggio che ha interpretato Donna, così entriamo nel tema. Ovviamente in modo sommario, perché è tutto Okay, yeah, he was saying that, of course, this great big movie, Texas Chainsaw, is universally known. The original one was dated 1974. And then you, of course, you acted in a sequel of this. But the original was conceived by the director, the famous director, Tom Hooper. And, if you know him personally and what do you think about him, and if you can tell us qualche consiglio, any anecdote about your friendship and if you tell it also a little bit about the plot of the movie where you was an actor. I mean, not the original one, but the sequel. Well, yes, our movie was a direct sequel to the original. So I play the same character as Leatherface in the original. It wasn't a reimagining or anything. It was supposed to be a direct sequel. I did meet Toby Hooper. I met him actually opening weekend of Texas Chainsaw 3D. There was a party to celebrate the fact that it opened #1 at the box office.
and I spent, probably 3 or 4 hours, 2 cigars, talking to Tobe Hooper about Texas Chainsaw and about movies in general. He was really just a very nice man. You know, I'd heard stories about Tobe Hooper, you know, of all kinds, you know, people who loved him, people who hated, but he was just really just so nice to me. Yeah, at this party, we probably talked until 3 a.m. Oh. And he said to me that he was very pleased with our movie. He said he said of me that he felt like I was the first one who really understood the character that he had created in the original. And you know, all the other movies were written by other people. And so, you know, those writers all had their own take. And, you know, fortunately, you know, our movie, Leatherface, was the same character. Of course, it's, you know, 20 years later, although nobody really knows how long later it was because, you know, there's an iPhone in it. But you know, I basically took the same character and put him through, you know, the traumas of our movie, but he's the same guy. And, you know, in the original movie, Leatherface is he's rather simple, but he has, you know, he has his own point of view. However, he's mainly dedicated to the will of other people. Other people tell him what to do. And at the very beginning of our movie, we kill all those people. And so he's left alone. And I think that was kind of the motivating trauma of the entire movie, was the slaughter of his family, the fact that he is now left alone. And family was everything to him. Anybody who wasn't family terrified him. And he was even kind of scared of some of his family members, but you know, outsiders were a completely other thing. You know, in our movie, he actually goes out in public for the first time. He chases his victim through a carnival full of people, and he's never been out in the world before. You know, he's never confronted people anywhere but on his own front porch. So, you know, there were all sorts of traumas built into the narrative of the movie. Okay, I translate a little bit. That's a lot. Ok. Allora, ha detto che lui ha fatto, dunque ha conosciuto sì appunto il regista Tobe Hooper e lui ha interpretato praticamente il sequel direttamente successivo a quello originale, quindi praticamente era lo stesso personaggio e si è trovato molto bene. Ha detto si sono conosciuti ovviamente nel weekend di apertura, di inaugurazione del film, hanno parlato per 3-4 ore, hanno fatto 2 sigari nel frattempo, hanno parlato del film, di questo film, ma anche dei film in generale, e gli è sembrato una persona molto, molto simpatica, molto cordiale, nonostante ci siano altre voci, magari non so, qualcuno non ne ha parlato bene, ma invece lui ha una opinione positiva. Sono stati fino alle 3 di notte a parlare e gli ha riconosciuto a lui, a Dan, che è lui, cioè il primo quantomeno ad aver veramente capito il personaggio che aveva scritto, quindi si sono trovati molto bene. Per quanto riguarda la trama, vabbè, ha detto che in quello originale, nell'originale il Leatherface era appunto un personaggio tutto sommato semplice, con comunque i suoi punti di vista,
però dipendeva ancora dal volere di altre persone. E praticamente era, diciamo, era molto, come dire, sì, un l'ho visto po' meglio tu. succube, diciamo, soprattutto anche lì Sì, per le poi famiglie, non so, dice che praticamente all'inizio, proprio all'inizio del film si uccidono molte persone, quindi resta più o meno da solo e quindi il vero valore per lui era quello della famiglia, cioè tutti, chiunque fosse al di fuori della famiglia lo spaventava. Scusa un secondo, Dawn, I remember, frase, come si dice una frase? In inglese, come si dice frase? Sentence. Ok, the soul is family. Yes. La sega è la famiglia, cioè vero? It's correct, the soul is family. I remember. No, perché a proposito di quello che dicevi, nel senso loro, questa famiglia, no? Ovviamente un po' particolare, come avrete visto, no? Un po' sadica che ammazzava, per loro la motosega era tutto, cioè era un modo per tenere unita la famiglia in sostanza, perché vedevano in ogni persona che si avvicinava ai turisti come dei rivali, come delle minacce, capito? Erano ossessionati da questa cosa. E quindi la motosega per loro era una difesa. Ok, scusa Robby, mi era No, venuta no, la parola che no, non no, facevo. finito quello che ha detto. Okay. Ha detto che è uscito, cioè praticamente lui ha vissuto solo all'interno della famiglia, era la prima volta che usciva al di fuori nel mondo. Il primo è vero, nel secondo esce quindi si trova disorientato, insomma, no? Un po', ovviamente. Ok. Dan, thank you, diciamo, per questa spiegazione. E volevo dire a Don questa cosa qua, prima di parlare magari dei progetti futuri. La curiosità, Don nel tempo libero, che cosa fa? Cioè, chi è Don nella vita reale, al di là di questa faccia come dire, un po' da serial killer, chi è? Perché ha una faccia simpatica, è funny face, quindi è difficile vederlo come, capito, un mostro, cioè io non lo riesco a vedere questo, perché anche se poi nel film è credibile. So che ha un cane, digli, ad esempio, ho visto, che l'ho visto nei video e quindi l'ho visto che se lo coccolava, quindi mi dà l'impressione di una persona alla fine poi molto, molto affabile, che gli piacciono le cose semplici. Prova a chiedergli magari un pochettino questo, ecco, la curiosità di capire chi è Don nella vita privata, in sostanza, cosa fa. Okay. No, Antonio was saying that although you're known to most of the people as a Leatherface, as a monster, let's say, but you don't look like that in your private life. And for example, he saw you with a dog, so maybe you like pets or what do you do in your spare time? I don't know, apart from acting. In my spare time, well, I'm usually working on writing. I've got half a dozen writing projects going at any given time. I'm working on a book and always writing screenplays. I've got 3 screenplays I'm working on. Too many. But yes, I do have a dog. He's a lovely dog. We live out in the country in a little town in the middle of New York State. We live in an old church. It was, built 170 years ago, I think. You live there? Yeah, It's an old church. An old In una church. chiesa? Sì. And we just had a big book sale for the local library in the church because it's huge. Anyway, yeah, that's my Sort of personal spare life. time. Yeah. I do a horror convention every now and then, but that's That's part about of it. your job anyway, yeah. Yeah. No, appunto ha detto che appunto mi sembra aver capito che ha poco tempo libero. Perché scrive le Sì, sceneggiature. comunque se no appunto scrive sceneggiatura, già 3 sceneggiature scritte, anche un libro,
E poi appunto sì, è vero, ha un cane, perché vive in campagna e tra l'altro vive in una vecchia chiesa, appunto, ho detto proprio la sua casa, molto grande, praticamente nello stato di New York. E niente, questo ho detto. Ma non è che lui nel tempo libero va in giro con la motosega, no, diciamo. Non è un hobby, non è rimasto una passione. Anthony's joking if he's asking if in your spare time you go around with a saw with a saw like in the movie. No, I try to maintain a low profile. Everybody always, I hear all the time, I'll walk into a store in some little town that I've never been to, and they'll say, "Are you that guy?" And I say, "I don't know which guy." The movie guy, the guy with the chainsaw. Oh yeah, yeah. So you don't have to carry a chainsaw. People know. Small towns are like that, Okay. Everybody knows. Ok, ha detto che non ha bisogno di andare in giro con una motosega perché tanto tutti lo conoscono per quel personaggio, anche quando va nei piccoli paesini, Certo. in centri commerciali, eccetera, tutti lo fermano, ma sei veramente tu il personaggio? Sì. Quindi, Di a Dan che comunque io se dovessi incontrarlo per dire fossi non so, negli Stati Uniti un domani, digli che gli darei sempre comunque ragione, ogni cosa che dice gli darei, perché vista la sua altezza, 1,98, digli che per me lui qualsiasi cosa dovesse dire avrà sempre ragione, e gli dirò caro Don, io sono dalla tua parte, anche perché sarebbe costituzionalmente, cioè per il discorso fisico molto difficile, una battuta, però digli che sono fatto così, mi piace anche un po' scherzare, dai. Yeah, Antonio likes joking, and he says that if he ever meets you, he would say you're right anyhow. I mean, he would be on your side anyhow, also from a physical point of view. So, yeah. Yeah. Digli che io sono magro, poi. I get in very few arguments. No, but he's joking anyway. know. Yeah, of course, he likes, he loves and he said he's going to come over and be in a movie with me. So Ha detto che gli ha detto che vuoi anche fare parte di un film con lui. No, siccome parlavamo, no, digli che è un sogno che ho da quando ero bambino, per me sarebbe proprio il sogno dei sogni, però non so se mai lui terrebbe mai in considerazione anche per una piccola parte. Quello, Però, cioè, io lo però devi farei andare volentieri, là, ha ma detto. sì, io andrei anche, digli che vado, pago il volo e tutto, il problema è che non so se lui mai mi prenderebbe, quello. No, okay. Diglielo, io sarei felicissimo. I mean, it's has always been Antonio's dream Poi con being lui. part of course, acting in also in a little part, taking part in a movie. But of course, he would Poi love con to lui come un over and onore sarebbe, ma yeah, well, and meet you. that's how everybody starts. Ha detto che così inizia chiunque, tutti iniziano così. Yeah. oh, thank you, Don, thank you. It always starts out as the dream, and then you do it. We have a movie, a script that we're trying to raise money for called Slaughter Farm, and I will put you in that movie. Okay. You will die. But You'll be horribly tortured. but is oh my God, is it a future project you have, or it's a movie you've already? No, we haven't found the money yet, but I'm hoping, you never know when it's going to happen. We have 4 scripts out there that we're always, pushing, and you never know which one's going to go first, but one of them has to hit, and I think Slaughter Farm is a good one. No, ha detto But che yeah, there's lots of parts in there for Antonio. great. Maybe Ha detto che you too, Roberto. oh my God, I'm not sure I'm ready, but okay, let's see. It'll Ha be detto che ha già un progetto per te, perché no, nel senso che lui adesso sta lavorando a questo film Slaughter Farm, se ho capito bene, la fattoria dell'assassino, e sta cercando appunto di trovare i soldi per finanziarlo.
Però appunto che tutti iniziano così, se hai un sogno devi perseguirlo. E lì che io ci vado. In questo film avrebbe delle parti per te, ha detto forse anche per me. Ok, thank you, Dan. Stay in Digli touch. che se vuole, digli che faccio anche la motosega se vuole, va bene? I do, Dan, if you want, I do the saw, the chainsaw. No problem. Every rule for me. But look at my face, Dan. It's scary, natural, so it's good No, for no. Oh yeah. Naturally scary. No? Oh, everybody will feel sorry for you. Tutti sarebbero dispiaciuti per te, no. Ringrazio. Va bene, invece lo prendo in parola per questa cosa. Senti, invece di ancora a Dan, che siccome purtroppo il tempo, il format è di circa 30 minuti, e digli che è volato da morire, ma starei a parlare ore e ore. Intanto digli, se sei d'accordo, magari se dovesse avere qualche nuovo progetto concreto, potremo fare un'altra intervista dove lui potrà raccontarlo e presentarlo al pubblico italiano, giusto? In anteprima. E poi, comunque, già che ci siamo, se ha al momento qualcosa, diciamo, qualche progetto futuro a breve termine. Da come ho capito c'è questo film che stanno cercando i finanziamenti, giusto? Quindi in sostanza ha già dato una risposta, e digli allora a questo punto altro non ci rimane che chiedergli che se vuole, magari quando avrà qualcosa di concreto che verrà lanciato, diciamo, sul mercato cinematografico, se vorrà saremo lieti di averlo appunto qua come ospite per magari raccontarlo e promuoverlo, perlomeno in Italia nel nostro piccolo. Okay. Okay, time is getting over, unfortunately, but it has been really a pleasure. It was been really amusing, Antonio said, and I agree. And he says also that if you have time to come over when it's possible, because we have to say that, and you can also take part in his show, and present your future projects, or this Slaughter Farm movie, or any other project you have, future projects you might have. If whenever you're ready, you can come over, and if you happen to be in Italy, just tell us, and if you want. Let's hope that's soon. Speriamo presto. No, I actually, I had a goal of traveling to all the countries that start with an I, and I skipped Iran and Iraq. Yeah. And made it to Ireland. Okay. But now I still have to make it to Italy. Ok, è troppo forte, anche lui simpaticissimo. Ha detto ha detto che praticamente ha evitato, cioè, tutti i paesi che iniziano con la I. Quindi ha evitato l'Iran e l'Iraq, magari adesso già lo sta facendo tutti i paesi che iniziano con la I, per cui a parte l'Iran e l'Iraq potrebbe andare in Irlanda o in Italia, appunto. Okay. Ma dirgli che se dovesse, lo aspettiamo comunque in Italia, magari finito il Covid, ci piacerebbe averlo magari. Già gliel'ho detto, comunque, yeah, we look forward to your presence here, really. Yeah, that has been a lifelong dream of mine. I studied architecture, in school, and Italy, and Italy is the cradle of the civilization I love. Ha detto che è stato un suo, cioè sarebbe un suo sogno venire in Italia, perché tra l'altro lui ha studiato architettura, quindi l'Italia è ovviamente la culla dell'arte. Va bene, allora lo aspetteremo, così potrà vedere le bellezze dell'Italia e coniugarlo magari anche al piacere di averlo magari poi negli studi qua ospite, diciamo, per qualche intervista, va bene. Yeah, that would be fun, really. So you could have both Italian beauties, let's say, artistic beauties, and your presence and here explaining your projects and Absolutely.
Yeah. Robby, solo un'ultima curiosità, chiedo scusa ai cari amici che ci ascoltano, però stasera dovete capire che amando questo genere mi levo anche qualche sfizio, insomma la conduttore ogni tanto lasciatemelo. Chiedi a Don questa curiosità, se il suo film, come gli altri, è sempre stato, cioè io vedo che la casa dove c'era appunto Leatherface, che ha una struttura un po' rettangolare, isolata nei prati, se è sempre stata la stessa, perché mi sembra anche nei sequel di aver visto che sembra sempre la stessa location, cioè perlomeno la casa, se è sempre stata la stessa dal primo e se l'hanno girato proprio in Texas dove era ambientato, oppure il suo film in location diverse, perché mi dava l'idea che fosse sempre, ripeto, la stessa casa, la stessa location in tutti i Texas Chainsaw Massacre. Una mia curiosità e poi lo salutiamo. Grazie. Okay. Last question, promise. He has a curiosity. If the Leatherface house, I mean Texas Chainsaw house, has always been the same, the rectangular one, and if you have always shooted it in Texas, where it's supposed to take place, the movie, or in different. Well, when we shot our movie, we built an exact replica of the house from the original movie. And we did it all in Louisiana, in Shreveport, which is about 20 miles from Texas. But we found an old military base that had a lot of land and a lot of roads and stuff, so we could build anything we wanted. And we went and measured the original house, which is now a restaurant. Okay. And we reproduced it exactly down to the wallpaper. And so the movie you see at the house you see at the beginning of our movie is a reproduction, and then you see it burned to the ground. So it was an actual house. Gunnar Hansen, who was the original Leatherface, he and I met in that house for the first time. Ok. No, ha detto che allora è ovviamente una replica, una riproduzione della casa originale, l'hanno proprio costruita perché loro hanno preso tipo una base militare in Louisiana, a 20 miglia dal Texas, e dove hanno costruito tutte queste, è stata ricostruita in sostanza. Sì, riprodotta proprio uguale all'originale, però ovviamente riprodotta lì. Ok. Thank you. Perfetto. Ecco, l'ultima cosa, di a Dan per chiudere, che forse lui non lo sa, ma io amo il cinema e quindi spesso vado anche a vedere i film, chiaramente, no? Tu lo sai poi, Robby, una passione che ho, e la mia passione è andare al cinema, cioè io vivrei dal mattino alla sera, e noi abbiamo queste grosse multisale, no? Che abbiamo copiato dagli Stati Uniti, e digli che quando esce un film horror, e tu ne farai qualcosa anche quando vai, spopola perché fa incassi bestiali, cioè gli horror in Italia vanno da morire, e digli soprattutto, notato, non hanno età, cioè a parte noi, io che sono un cinquantenne, che sono cresciuto insomma di Dario Argento, ma anche quelli americani, ho visto che pieno di il pubblico, notando, sono tantissimi giovani, ma digli soprattutto tante ragazze, cioè digli che al cinema vedo coppie dove il ragazzo è così, così quando c'è la scena magari, ragazzi sono lì, che bello, questa non è una balla, è una caratteristica, cioè che lui l'ha riscontrato negli Stati Uniti, cioè che a voi donne, a voi ragazze non è vero questa diceria che si spaventa, perché io al cinema riscontro proprio una passione, è pieno, sono più donne che uomini, e vedo noi uomini tutti che tutti cagano sotto, aiuto, invece le donne che proprio vanno in estasi per questo genere, che ripeto non ha età da quello che vedo qua in Italia, non so se in America è la stessa cosa. E poi he was saying that okay, he loves movies and his passion is going to watch movies and going to the cinema watching movies, and whenever a horror movie comes out, it's incredible how the entire room is full of people, but of every age, at any age. It's incredible, and especially women. And he noticed that sometimes
the woman is the less scared one, whereas the man is more. Believe me, Yeah, it's true. Is frightened more than the woman. I don't know if I mean you agree or you notice this. It depends. Particularly in horror movies. I mean, judging from the fans I meet at horror conventions, there are a lot more men than women. Although there are plenty of women who are horror fans. And any age. Yeah. Yeah. And you know, that touches on a point too that I'm afraid we're losing something here in America. Movie theaters are closing all the time. You know, it's getting bad, and there's a difference between watching a movie on your television at home alone, Yeah, there is. And going to a theater, sitting in the dark with strangers and having an experience I together. agree. Yeah, you're You right. know, and we're losing that. And I think it's really important that we try to hang on to that as best we can. You know, video on demand has decimated cinema. Yeah. It's gotten bad. I don't know. It's the same here. Yeah, you're Yeah. right. No, stava dicendo in particolare che è dispiaciuto di questo fatto, come anche qui, che praticamente adesso, cioè, sempre meno si va al cinema praticamente, si noleggia un film a casa, cioè vari Netflix, eccetera, e questo sta facendo un po' perdere, perché dice non è la stessa cosa un'esperienza di vedere anche un film horror al cinema con degli sconosciuti, cioè un'esperienza diversa da quella di vederselo a casa propria. Sì, la gente va molto. Esatto, ecco, allora digli di pensarci bene se vuol darci una parte nel prossimo film, perché se già adesso va poca gente, se poi dovessero appunto distribuirlo, non andrà più nessuno da quel film in poi, capito? Quindi yeah, okay, he's joking, just saying that so you have to be quick in giving him a little part in your next movie before all the movie theaters will close down. So ok, but it's just ok, Dan, va bene, ok. Digli che mi scuso se sono stato un po' giocherellone, ma è un po' il nostro stile molto spontaneo del format, ok? Questo, quindi spero che lui abbia apprezzato anche un po'. He's asking, I mean, he's sorry, but maybe he's been too funny, but it's a bit the idea of his show, and yeah, but I think that you are also, and you can understand. Humor is essential. Yes. In horror movies. Yeah. If there aren't some, not to prolong things any more than I have to. That was one thing I was kind of disappointed about. Actually, that was one thing Toby Hooper said. He said nobody got his jokes in the original movie. People didn't laugh, and he really thought that he put a lot of humor into it. And he did, if you can just get past the horror. Our movie had a lot of laughs in it, I thought. Yeah. And you know, you better be funny if you're going to make a horror movie. Yeah. Ha detto che anche nel film horror l'humor è il cuore di tutto. L'ha riconosciuto anche Toby Hooper, ha detto la stessa cosa. Io vedo che non ridono nei film horror, ma invece bisogna ridere, l'umorismo è tutto. Secondo me è un classico. Sono è d'accordo con te, direi che è d'accordo. Ok, thank you. Allora, io ringrazio Don. Don, thank you so much for this interview. I enjoy very, very, very much your humor, your kind to speak with us. I apologize for my bad English. Every time I try to speak a little word, okay, because I love English, I love USA. Ringrazio moltissimo Roberta, thank you so much to Roberta for translate, grazie Roberta, perché senza di te come sempre più brava, sempre più te la cavi.
Allora andremo negli Stati Uniti, da come ho capito. Io ringrazio molto Don ancora, spero di rivederlo un'altra volta. Don, I hope to have the pleasure to speak with you another time, what you want. In the future. Yeah. In the future, because I am sure that Italian people that doesn't know you at present, will love you, because you are funny, you are a big humor, and Italian women loves men that got humor. So you have to come in Italy. You will have a big Sussex, okay? Well, it was certainly a pleasure to speak to you, Roberta, and Antonio. Thank you for having me. Yeah. I'm glad we finally were able to do it. I know I caused some delays, but we got here eventually. But yes, I look forward to coming to Italy. I'm going to have to bring my wife. Yeah. She'll Magari con sua moglie viene. she'll love it too, but yes. We're Okay. waiting. and they'll love her. She's funnier than I am. Yes. So see you in Italy whenever you want to. Yeah. Excellent. Thank you. Ok, allora grazie a tutti, grazie a Roberta, thank you Don, Thank grazie you so much, Dan. Thank you. Thank you. Ragazzi, grazie, spero che vi sia piaciuta questa intervista, come avete visto un po' fuori dalle righe, però insomma, non essendo in studio queste web ci possiamo permettere di fare un po' più, come dire, è più diciamo casereccia tra amici, quindi spero che vi sia piaciuto, in modo per aver conosciuto questo grande, the big actor, a big man, Dan Yager, e spero che veramente vi sia piaciuta e seguitelo, e per chi non avesse visto il film guardatelo perché fa paura, ma è veramente molto molto bello, interessante, ed è anche è molto profondo come film. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta, un bacione, ciao Roby, ciao Dan, see you next time, alla prossima, ciao.